cominciare? Cosa ne dite? Cosa ne dite? Allora, niente, mi prendo un po' di spazio intanto per inquadrare un attimino il contesto, quello italiano, perché è particolare, nel quale andiamo poi a inserire il report. Il contesto italiano, a differenza di tutti i contesti degli altri paesi, non trova dalla sua lo Stato. Lo Stato, sono 15 anni che è totalmente assente, quindi abbiamo una situazione che sicuramente è analoga sotto certi aspetti a quella degli altri paesi, ma diciamo che è un po' il Far West, nel senso che in Italia non ci sono regole, non c'è un controllo, ecco, su questo particolare problema. Non abbiamo strategie preventive. L'Italia è un paese che non ha nessuna strategia preventiva in materia. Abbiamo la possibilità del certificato antipedofilia, come ho già detto molte volte, che però è invalidato in due punti. Uno, l'assenza dell'obbligo della denuncia da parte dei cittadini, utile, indispensabile per andare a finire su questo certificato. Due, il vuoto legislativo che solo in Italia è stato creato, non si sa il motivo, è anche abbastanza inspiegabile, cioè quello di sollevare dall'esibizione del certificato tutto l'ambiente del volontariato, ovvero quello a cui poi appartiene il clero. Allora abbiamo poi i risultati, sono quelli, come la notizia che ho dato 2 giorni fa. In Piemonte un sacerdote è stato immediatamente spostato dopo la segnalazione della vittima allo sportello diocesano e subito è sembrata una cosa positiva. E poi dopo, però dopo 15 giorni, appare un volantino dove questo sacerdote, che in teoria è sotto indagine previa, la vittima verrà sentita il mese prossimo, quindi non è ancora stata sentita, è vero, è stato tolto dalla parrocchia, ma gliene sono state assegnate altre due. Come? Almeno, voglio dire, lasciamo passare il tempo almeno di fare questa indagine previa da parte del clero. Ecco, un altro caso è quello di Don Ciro Padigara, anche lui già noto alla diocesi per abusi compiuti una decina di anni fa, e qui appunto c'entra anche poi il certificato antipedofilia, perché con quello non avrebbe, probabilmente non sarebbe successa questa cosa. E, dopo 10 anni appunto è stato reintegrato e dopo pochi mesi, sotto Natale, ha di nuovo abusato di altri ragazzini. Adesso è sotto indagine, per fortuna, anche da parte della magistratura. Abbiamo poi altre situazioni, vabbè, quella del Trentino, di Bolzano, dove registriamo 80 casi. È vero che la diocesi ha fatto un report, cioè ha ammesso responsabilità su un tot di casi, e questo va benissimo, però mi domando, le vittime come sono state aiutate? Sono state aiutate? Alla magistratura però nessuno di questi casi è stato denunciato, tant'è che in Trentino registriamo 80 casi, 72 vengono classificati nel sommerso, cioè casi mai arrivati in procura. E questo è un dato abbastanza allarmante, direi, quindi per carità venga bene il report della diocesi di Bolzano, tuttavia è un po' come dire, sì, abbiamo tot pedofili in casa, non dicono che non li hanno mai denunciati alla procura, di fatto però poi questo è quello che è accaduto e del resto poi si sa poco. Abbiamo anche appunto poi le figure dei garanti alle quali è stato, questo è un tassello importante perché guardiamo da un lato i provvedimenti della Chiesa, ma dall'altro guardiamo anche quelli dello Stato. E abbiamo i garanti che sono stati i destinatari di questo report, che è stato, come vedete, come avrete letto, è stato suddiviso per regioni proprio per coinvolgerli regionalmente. Bene, adesso leggo, ma non a discredito, è una figura importante, quella del garante regionale, e proprio fa parte di questo tema, dell'argomento di oggi, e all'email che è stata notificata via PEC il giorno 6, il giorno 8, non mi ricordo, contenente già il report, non hanno risposto i garanti dell'infanzia, ha risposto, pardon, aiuto,
Ha risposto solo la Liguria, la Lombardia, la Basilicata e la Calabria. Ehm, Poi non hanno risposto la Valle d'Aosta, il Trentino, la Lombardia, il Piemonte, il Veneto, il Friuli, l'Emilia-Romagna, il Lazio, il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata ha risposto sì. No, non ha risposto il Garante dell'infanzia, la Basilicata no, la Calabria e la Sicilia. Invece hanno risposto come Garante dell'infanzia, appunto, dicevo, la Liguria, Guiatanda, la Sardegna, Carla Pugligheddu, l'Abruzzo, Alessandra De Febis e pardon, Regione Bolzano, Daniela Holler. Per quanto riguarda i garanti delle vittime di reato, e oggi abbiamo qui con noi, e poi farà il suo intervento, Tiziana Siletti della Regione Basilicata, il garante delle vittime di reato, una nuova figura che è uscita adesso, e abbiamo solo quattro garanti per il momento, che sono la Liguria, la Lombardia, la Basilicata, appunto, e aiuto, e la Calabria. Hanno risposto di questi Andrea Campanile della Liguria, e non hanno risposto la Lombardia e la Calabria. Poi la Basilicata è qui con noi. Passiamo un attimo alla lettura del report che vi ho anticipato, immagino abbiate letto. Vado a aprirmelo anch'io. E niente, appunto, andiamo a vedere direttamente, direi, i dati. Faccio notare che i dati che andiamo a analizzare sono riferiti a 31.000 sacerdoti, intanto, no? Quindi un gruppo ristretto di persone. E però questi dati, eh, qui parliamo sì della Chiesa che è organizzata, diciamo per, chiamiamolo così, insabbiare. Tuttavia abbiamo dei vuoti legislativi che non toccano solo la Chiesa, toccano anche l'ambiente laico. Quindi diciamo che se andiamo a fare, se tanto mi dà tanto, ecco, qui è un grosso problema. Come evidenzio nel report, eh, racconto il passaggio di quando nel 2019 la Rete Labuso ha citato l'Italia a rispondere alle Nazioni Unite, e io non so se avete visto il video che era negli allegati del report. La delegazione italiana, quando gli viene chiesto quali strumenti preventivi ha in essere l'Italia, o quali strumenti preventivi ha in mente di integrare, la delegazione italiana sostanzialmente fa scena muta e risponde con quelle che poi sono le pene per chi abusa di minori. Però capite, abbiamo già fatto un passaggio un po' troppo avanti, perché se parliamo delle pene vuol dire che c'è già stato un abuso sessuale. Tornando al report, che è stato bloccato in data 1 ottobre 2025, oggi i dati sono leggermente diversi, se andate a vederli sul sito, perché è aggiornato in tempo reale, e se non sbaglio non siamo più a 1106 come eravamo il 1 ottobre, siamo a 1112 ehm, casi. Scusate. Tornando al 1 ottobre, a quello che riguarda il report, si contano per i sacerdoti e l'indotto laico 1250 casi, di cui 1106 sono sacerdoti. Questi casi hanno prodotto, da quanto registriamo, è comunque un dato estremamente in difetto, 4.625 contate vittime, di cui 4.395 per mano di sacerdoti, 9 per mano di suore, 91 per mano di catechisti, 76 per mano dell'indotto laico e 54 per mano di scout. Ora, indotto laico e scout, c'è anche a livello di cronaca spesso poco, quindi è possibile che siano di più. Comunque, sostanzialmente sono sempre percentualmente molto meno l'indotto che i sacerdoti. Delle 4.625 vittime sopravvissute, 2.414 sono quelle che la rete l'abuso ha disponibili, quindi poi quelle sulle quali abbiamo le risposte del report.
l'incidenza percentuale in Italia, e non parliamo di incidenza percentuale dopo una commissione d'inchiesta, no, ciò che emerge così naturalmente da dati di cronaca, da vittime che sono recate alla rete dell'abuso e via dicendo, dei vari canali, diciamo, al primo ottobre eravamo al 3,57%, che è veramente tantissimo. Su un totale di 31.000 preti sono 1.106 preti, che la maggior parte sono attualmente attivi in Italia. Quando parliamo di sommerso, come voi vedete, eh, c'è molte volte questo sommerso nel report. Il sommerso, lo ripeto, sono tutti quei casi che sono noti, che a volte sono anche usciti sulla cronaca, poi però non sono mai stati né indagati dalla polizia per anche lì problemi. Torniamo sempre al discorso legislativo che dovrebbe prevedere in questi casi la capacità, la possibilità da parte delle vittime di denunciare. Invece no, abbiamo un'incapacità che si risolve spesso nella prescrizione, per esempio, no? Quindi o uno fa la denuncia e viene archiviata, non viene neanche aperto il fascicolo, o uno non fa neppure la denuncia. Ecco, quindi diciamo che diventa tutto piuttosto problematico. Noi abbiamo fatto poi anche un paragone per l'attendibilità dei nostri dati, quindi rimaniamo a 1106, che è il conteggio che ha fatto la rete d'abuso a partire dal 2000 a oggi, al 2025. Abbiamo raccolto per vedere anche appunto l'attendibilità dei nostri dati, le varie dichiarazioni fatte negli anni dai membri della CEI, e troviamo il 25/5/2010, la prima dichiarazione che abbiamo recuperato è di Mario Crociata, segretario generale della Conferenza Episcopale, che in quell'occasione dichiara 100 casi. Il 3-2 del 2022 invece la diocesi di Bolzano ne dichiara altri 100 casi. Il 28/5/2022 è il presidente Matteo Zuppi della CEI che, annunciando in una conferenza stampa una commissione d'inchiesta che poi, come sappiamo tutti, non è mai stata realizzata, intanto dichiara che la CDF è in possesso di 613 casi riguardanti l'Italia, e dà anche una data dal 2010, eravamo al 2022, quindi al 2022. Il 17/11/2022, in attesa della commissione che poi non si farà appunto della CEI, esce il primo report che raccoglie 2 anni, parla di 68 casi, un prodotto di 79 sopravvissuti, e insomma via dicendo. Il 16/11 viene rilasciato il secondo report della CEI che conta altri 32 casi. Il 21/2025 di nuovo la diocesi di Bolzano, appunto dietro la commissione, fa questo report svelando altri 67 casi. Poi il 28/5, il terzo report della CEI che raccoglie dal 2023 al 2024 e parla di altri 69 casi. Ebbene, li abbiamo messi contandoli, facendo la somma, siamo a un totale di 1049 casi, che sono quelli che ha dichiarato in questi anni ufficialmente la CEI. Noi ne contiamo 1106, quindi direi che il nostro osservatorio ha fatto un buon lavoro, ecco, sotto questo punto di vista. Ora andiamo un attimino a vedere però questi 1049 casi, quanti ne sono stati denunciati da parte della Chiesa alle autorità giudiziarie italiane, perché voi sapete bene che è vero che si chiama processo, quello canonico, ma non è un processo analogo a quello italiano, cioè il processo italiano guarda al diritto della persona, il processo canonico guarda Dio, tant'è che questi tipi di reato sono in quella che è la Costituzione, diciamo, della Chiesa, all'articolo 6.
non commettere atti impuri e l'offesa va verso Dio. Spesso infatti le vittime dicono ma come mi hanno citato come testimone sono la vittima. E in realtà nel processo canonico voi sapete bene la vittima è quella che testimonia che il prete ha commesso l'offesa a Dio, mentre in quello civile, come tutti ben sappiamo, l'oggetto invece è la vittima. Quindi sono due binari di giustizia che sono paralleli ma all'infinito, cioè due canali, due binari che non si possono per natura mai incontrare. Quindi con questo voglio dire che non vada fatto il processo canonico, per carità, va benissimo farlo, ma è necessaria puntualmente anche la denuncia alla giustizia civile, in modo che una persona possa, diciamo, esercitare anche quello che è il suo diritto, perché i diritti a volte non è necessario che uno li conosca. Un diritto, se c'è, deve esserci anche per chi non lo conosce, no? Invece qua troviamo spesso persone che si trovano a fare questi procedimenti canonici pensando siano qualcosa di equiparabile a quelli civili, non è così, e poi si ritrovano beh, nella delusione. Vengono alla rete d'abuso, infatti il più delle vittime che vengono qui sono proprio tutte vittime che prima sono passate dalla Chiesa. E il problema è che quando vengono qui anche i nostri avvocati a volte sono in difficoltà perché sei andato già dalla controparte, hai diciamo svelato peculiarità importanti della vicenda che poi inevitabilmente vengono usate contro di te. Perché in tribunale naturalmente, no? Perché sono dati che la controparte acquisisce e qui va di nuovo sottolineato che questi sportelli canonici, che tra l'altro raccolgono le posizioni da parte della vittima senza un consenso informato, senza lasciare copia alla vittima, senza nulla, di fatto sono atti che poi vanno nella disponibilità della diocesi e è ovvio che quando poi si instaura un procedimento giudiziario tra un sacerdote di quella diocesi e la vittima che è andata allo sportello, quei documenti restano nella disponibilità della diocesi che è ovvio li fa leggere, cioè vengono poi fatti leggere l'avvocato. Noi posso dirvi dalla nostra parte ci troviamo spesso e volentieri nella difficoltà che la vittima non si ricorda neanche bene cosa c'era scritto in quel documento, quindi sappiamo che ha firmato un documento, ma non si sa bene cosa c'è dentro, tra l'altro documenti redatti non da avvocati, ma da volontari, ecco. E va bene. Tornando al report e ai dati della CEI, c'è una grossissima lacuna perché questi dati che è vero negli anni ha rilasciato la CEI riguardano solo intanto i casi, cioè gli abusatori o i possibili abusatori, non sono minimamente circostanziati, cioè non si sa né quante vittime hanno prodotto, né chi è il soggetto abusante, né dove è accaduto, cioè praticamente si fa torniamo alla diocesi di Bolzano, no? Un po' un mea culpa, abbiamo tot casi e tuttavia dov'è la mossa preventiva, diciamo così, no? Perché la prevenzione va nella segnalazione, in questi casi, no? Della persona, del soggetto, in modo che anche le persone possano tutelarsi da lui. E qui non c'è nessuna mossa preventiva, il fatto che poi non vengano neppure denunciati dalla magistratura fa pensare anche un po' male sulla creazione degli sportelli, perché questi sportelli poi hanno fine solo a se stesso. Di fatto, come vedremo, adesso ci passiamo, le vittime non ricevono poi degli aiuti come era stato previsto dagli sportelli e questi sportelli alla fine a chi fanno comodo? Che sono poi tra l'altro l'unica cosa che la Chiesa tra i tanti proclami ha realizzato. Fanno comodo alla Chiesa perché riescono a prevenire, cioè la vittima tendenzialmente, il cattolico va in diocesi generalmente no, a denunciare, poi arriva la rete d'abuso, di solito è sempre l'ultima spiaggia, no? Quando non puoi più denunciare la magistratura, quando non puoi più denunciare la diocesi o l'hai fatto senza risultato, e poi arrivi all'associazione, chiedi aiuto e qui si fa poi purtroppo quello che si può. Gli sportelli, vabbè, li abbiamo contati, sono 226 diocesi in Italia, di queste 130 hanno attivato al loro interno questi sportelli.
in realtà sono 103 gli sportelli per 130 diocesi, siamo al 58% anche l'aderenza, quindi mettiamo pure che lo sportello possa essere una cosa valida, è poco più del 50%. Dei 1106 casi che abbiamo potuto censire, ah no, scusate, restiamo un attimo, ecco, agli sportelli diocesani, dei 1049 casi che dichiara la CEI, nessun caso appunto risulta denunciato all'autorità giudiziaria. Poi sono stati trattati dei casi emersi, quelli che avevamo rilevato noi sono 76 soltanto che hanno avviato, o almeno l'intenzione era quella di avviare un processo canonico. Ehm, Per 971 invece di questi casi non ci sono notizie a riguardo. Torniamo ai nostri dati: dei 1106 casi censiti dall'associazione ne risultano appunto 76 processi avviati dalla giustizia canonica, di cui 17 si sono conclusi con una temporanea sospensione, cioè la classica sospensione da 1 a 5 anni. In 7 casi invece i sacerdoti sono immediatamente stati spostati, come nel caso che abbiamo segnalato giorni fa in Piemonte. In 7 casi invece aiuto, l'ho già detto, scusate, sono stati ridotti, ecco, allo stato laicale, o hanno presentato le dimissioni. Per esempio il sacerdote che abusò di me, è vero, è stato ridotto allo stato laicale, ma lui stesso ha presentato le dimissioni. Di fatto comunque 18 non sono più sacerdoti di questi 76, 5 di questi invece si sono suicidati. Non sappiamo niente dei restanti 1056 casi, che guarda caso adesso noi diciamo 1056, quelli che conta la Chiesa sono 1049, no? Quindi anche qua ci fa capire che siamo abbastanza in linea eh, con il dato che abbiamo raccolto. Ecco. Abbiamo ancora l'appunto di 44 tra vescovi e cardinali italiani, che poi nei fatti non hanno, diciamo, usato la loro facoltà morale, come chiama la Chiesa, visto che non c'è l'obbligo di denuncia, di denunciare, o anzi qualcheduno si è addirittura prestato per insabbiare il caso, come può essere ad esempio il caso di Monsignor Cisana a Enna. Poi sul versante delle vittime invece di 4.621 ne abbiamo a disposizione 2.414 e due, secondo loro, finito il processo canonico, gli è bastato quello, hanno ottenuto giustizia canonica. Una sola vittima, e parlo appunto dell'arco dei 25 anni, 2000-2025, è stata risarcita, si tratta di Marco Marchese, uno dei primi casi, se non ricordo male, primi anni 2000, ecco. E parlo di risarcimento spontaneo dalla Chiesa, quindi non ce ne sono stati altri. Poi quelli che ci sono stati naturalmente in sede giudiziaria italiana, quindi non canonica, è un altro discorso, non contiamo i risarcimenti. Negli altri casi invece appunto non c'è stato nessun indennizzo, poi nessuna vittima avrebbe ottenuto alcun sostegno medico-psicologico adeguato, o almeno le poche alle quali è stato offerto poi è risultato insomma un sostegno spirituale più che altro, più che psicologico. 15 casi in 15 casi la Chiesa, come abbiamo denunciato più volte, spesso anche attraverso questi sportelli la vittima si presenta e gli viene proposto in certe situazioni un accordo tra le parti col vincolo della riservatezza. Ebbene, ne contiamo 15. Questi accordi diciamo che sono a nostro avviso un po' dubbi, e vi spiego perché. In Italia è legale l'accordo col vincolo della riservatezza. Per il momento nessuno di questi casi è andato davanti a un tribunale, ma vorrei vedere nel caso si andasse per violazione dell'accordo davanti a un giudice quanto è legale fare un accordo col vincolo della riservatezza per occultare un crimine, però. Non so, appunto, lì poi lo dirà magari l'avvocato Caligiuri a questo punto, ma io non credo abbia una grande validità. Vengono dati in genere come
come risarcimento, che poi non è indicato in realtà negli accordi come risarcimento, ma come aiuto e spesso non si riferisce neanche mai a un caso di violenza, vengono dati 25.000 euro, che è una cifra, diciamo, purtroppo, scusatemi il termine, viene da dire, per comprare la vittima. Ecco. Io direi che ho finito qui. Se c'è un primo giro magari di domande da parte dei giornalisti, per chiarire qualche punto, questo è il momento. Ciao Francesco, Ciao mi Alvise, senti? buongiorno. Volevo chiederti, ci ricordi un attimo com'è la metodologia, cioè il numero di vittime, voi da cosa lo derivate? Da denunce riservate che ricevete, da rapporti sulla stampa, da un misto di tutto questo? Se mi ricordi un pochino a come si arriva a questa cifra. Sì, allora c'è una problematica prima del 2000, quindi iniziamo a dire che è stato comodo partire dal 2000, ma semplicemente più comodo perché nel 2000 iniziava ad esserci internet, iniziavano ad esserci archivi e Oh. diciamo negli Ah, anni... scusa Francesco, Pardon. parliamo di casi avvenuti dal 2000 o di denunce dal 2000? Cioè possono essere anche casi precedenti al 2000, ma che sono stati solo denunciati. Buona osservazione questa, Alvise, sì. Allora, no, parliamo di denunce, di quando emerge il caso, cioè tutta la datazione naturalmente è relativa a quando non è avvenuto il caso, perché in molte circostanze questo non si riesce a sapere, ecco, mentre si riesce a sapere quando il caso emerge pubblicamente, ecco. Quindi il dato, la data è quella, ad esempio, se andate a vedere l'annuario sul nostro sito, di quest'anno conta i casi non accaduti quest'anno, ma ricevuti sotto forma di denuncia alla rete quest'anno. Invece sulla la metodologia, Ah, appunto, sì, e sulla metodologia abbiamo preso casi, infatti le vittime soprattutto sono in estremo difetto, che possiamo certificare, ecco, quindi queste sono o segnalazioni dirette alla rete o nei primi anni, naturalmente la rete nasce nel 2010, quindi gli anni precedenti in alcuni casi abbiamo avuto modo anche di recuperare le vittime, in tanti altri ci siamo attenuti semplicemente o agli atti giudiziari o alla cronaca. Quindi diciamo, abbiamo indicato le vittime, spesso in molti casi sappiamo che ce ne sono più di una, ma poi diciamo, anche sulla cronaca a volte ne usciva una perché le altre non denunciavano. Di conseguenza diciamo, siamo stati a ribasso anche perché quando abbiamo creato il database abbiamo pensato anche al fatto che desse fastidio, potessimo essere querelati, quindi ci siamo tutelati da poter dimostrare, qualora ci venisse chiesto anche dall'autorità giudiziaria, quanto i casi che abbiamo conteggiato. Ecco, grazie mille. a te. Qualcun altro? Va bene, allora io procedo, scusate, con una telefonata, faccio intervenire l'avvocato Caligiuri, che non riesce a collegarsi e quindi gli diamo modo di collegarsi in qualche modo da qui, dal mio microfono. Eccoci Marco. Allora, io ho ascoltato la premessa e volevo subito toccare questi riflessi, il riflesso che ha questa evidenziazione, cioè di dati, di riferimenti sulla questione sovranazionale, anche sulla questione sovranazionale. E qualche giorno fa mi sono trovato un articolo a firma di Franca Giansoldati, come molti di voi sanno, è una giornalista che scrive su Vatican News, e questo articolo è del 19 settembre del 2012. E quindi è sostanzialmente una dichiarazione che è stata effettuata, perdonatemi la pronuncia, però non credo pure che sia inglese, ma credo che sia paese nordico, di Torbjörn Jagland,
che appunto era segretario generale del Consiglio d'Europa, dichiarò quindi di aver suggerito, io adesso sintetizzo, a Papa Francesco l'adesione della Santa Sede alla Convenzione di Lanzarote. Quindi non si trattava di un gesto quindi formale o protocollare, a mio parere. Era di fatto un appello profondamente politico, direi anche morale, a riconoscere che, quindi una sorta di provocazione bonaria, che appunto la tutela dei minori non è competenza esclusiva di un ordinamento, ma un obbligo condiviso, direi anche universale, che può coinvolgere tanto la dimensione religiosa quanto quella statale, relativamente all'intervento e ai rilievi fatti da Francesco, che ovviamente condivido. Eppure quell'adesione non si è mai concretizzata, probabilmente, e in un certo senso dobbiamo riconoscerlo con, come si dice, con onestà intellettuale, e io direi anche sotto un profilo giuridico, non è neppure oggi pienamente attuabile sul piano proprio tecnico giuridico, perché la Santa Sede non possiede un apparato penale, giudiziario e di polizia comparabile a quello degli Stati membri del Consiglio d'Europa, ma questo è chiaro che non può essere un alibi, bensì un punto di svolta per impostare concettualmente la problematica. Quindi l'obiettivo non è la firma formale della Convenzione di Lanzarote, come molte volte probabilmente noi che abbiamo a cuore queste problematiche e rileviamo anche provocatoriamente. Quindi non è il ciclo formale della Convenzione di Lanzarote, ma direi la realizzazione sostanziale dei suoi principi attraverso una cooperazione in un certo senso strutturata, visibile, trasparente tra la Chiesa e gli ordinamenti civili. È inutile rimarcare e evidenziare cosa è la Convenzione di Lanzarote, perché credo che sia noto quantomeno alle persone che sono state direttamente, fanno parte direttamente di questa occasione di incontro. Quindi solo così la Chiesa può superare quella che oggi è apparsa una tutela interna, chiusa in logiche che possono essere chiaramente interpretate di autodifesa istituzionale e direi in alcuni casi, purtroppo, a detrimento della prevenzione e al contrasto effettivo della pedofilia. Per aprirsi quindi ad una tutela condivisa in cui la lotta agli abusi e agli insabbiamenti, ma direi anche ai depistaggi, diventi una responsabilità pubblica partecipata e come dire, verificabile. Quindi abbiamo la necessità di un cambio di paradigma ed è questo il senso anche provocatorio dei dati e dei riferimenti che sono stati risorse che un'associazione come la Rete ha esternati, perché forse sarebbe stato il caso di fare, di tracciare dei più chiaro e tecnicamente più evidente, no? Attraverso slide, eccetera, eccetera. Comunque è un cambio di paradigma, dicevo, e cioè dalla protezione, chiamiamola così, intra-ecclesiale ad una protezione interistituzionale. E non è una questione di sola etica, come definire, pastorale, molte volte di carità pelosa. Di questo termine, poco elegante probabilmente, ma è di responsabilità internazionale. Come è stato toccato poc'anzi da Francesco Zanardi, già nel 2019 il Comitato ONU per i diritti dell'infanzia ha ammonito l'Italia per non aver dato piena attuazione alla Convenzione di Lanzarote, in particolare per la mancanza di quei meccanismi, come possiamo definire, efficaci di coordinamento con le istituzioni religiose e
per un elemento fondamentale, che è la tendenza a lasciare che certi casi di abuso clericale restassero confinati nella sfera canonica, che è una detenzione istituzionale accettata, che l'istituzione Chiesa risolva dall'interno e solo dall'interno, autonomamente ed esclusivamente, la pretesa di essere in grado di superarli da sola tutte le problematiche che sono addensate. Ora, se uno Stato parte della Convenzione come l'Italia non assicura la piena effettività delle misure preventive e investigative, altro aspetto che è stato toccato da Francesco, ma deve avere un suo coerente sfogo espressivo, ma anche di prospettiva, incorre, a mio parere, non sono un esperto di normativa CEDU, però diciamo da giurista, da avvocato, dagli elementi che ho potuto raccogliere, incorre in una responsabilità internazionale per omissione di protezione. E ciò può tradursi, e questo lo dico tenendo conto anche della giurisprudenza, può potrebbe tradursi in sede di Strasburgo, quindi CEDU, in una violazione, se non ricordo male, l'avevo annotato da qualche parte, ma dell'articolo 3 della CEDU, che tutela, ecco, questo è il punto, l'integrità fisica e morale delle persone contro trattamenti inumani e degradanti, dove sostanzialmente tutte le questioni che sono patite dai survivor, dalle bambine, dai bambini o dagli ex bambini e dalle ex bambine che hanno consapevolezza dopo molto tempo dagli eventi traumatici, è questo che rientra nella inumanità o disumanità e nella degradazione di ciò che è oggi la persona nell'accezione ampia di genere e di età. Quindi la Corte europea dei diritti dell'uomo ha, riprendendo i precedenti, ha più volte affermato che la mancanza di prevenzione o la carenza di indagini adeguate, e in questo contesto della Chiesa istituzione, mi si consenta questo termine, le indagini sono carenti sul piano del metodo, dell'esperienza, delle tecniche investigative, ma diciamo anche di una sorta di contaminazione culturale nell'individuare adeguatamente le piste costruttive, distinguendole da quelle meno costruttive e inutili. Quindi casi adeguati che nei casi di abuso sui minori, e per abuso intendo anche i comportamenti predittivi, pragmatici, i maltrattamenti, costituiscono quindi una violazione autonoma e diretta della Convenzione a cui più volte abbiamo fatto e si è fatto riferimento. Quindi l'Italia, che dispone di un articolato sistema normativo, potrebbe essere chiamata a rispondere, come dicevo prima, non solo moralmente, perché è un doppio binario, è un pressing, ma non solo moralmente, ma anche giuridicamente, se non garantirà meccanismi di cooperazione fra giurisdizione civile e autorità ecclesiastiche, non di molti passaggi e di contatti, confronti interni che normalmente fra due stati dovrebbero esserci. Mi riferisco alla criminalità organizzata, alle problematiche della mafia e della camorra, questo ovviamente senza voler equiparare o far coincidere questi aspetti, altrimenti si genererebbe una confusione, però c'è un cointeresse per le ragioni che poc'anzi toccavo,
a unirsi e a uscire fuori da questa endemica supponenza di poter risolvere bene e comunque le questioni che invece sono difficilmente affrontabili. Quindi questa riflessione non può ovviamente limitarsi, mi si consentono altri 2 minuti, non si può limitare al tema degli abusi nella Chiesa, perché il nodo fondamentale, come dire, di fondo, è più ampio, più intricato e forse più profondo, ed è la sistematica carenza di tutela effettiva delle vittime di violenza in Italia, in particolare donne e minori. Ed è qui, su questo punto, che il parallelismo con la piaga dei femminicidi e della violenza di genere diventa non solo opportuno ma necessario. La rete più volte ha sollevato questa e ha tentato di evidenziare con gli scarsissimi strumenti che ha di propagazione dell'informazione questo legame intrinseco. E anche in questo ambito, infatti, in Italia, parliamoci chiaramente, che è formalmente parte della Convenzione di Istanbul, lo strumento del Consiglio d'Europa che impone, come dicevo, agli Stati obblighi precisi di prevenzione, le famose P, no? Di prevenzione, di protezione, di perseguimento e di integrate contro la violenza sulle donne. Eppure i dati e i fatti mostrano che tali obblighi sono ancora ampiamente disattesi. Vado a concludere. Quindi i femminicidi, che come dicevo fanno il paio o sono indisgiungibili da queste modalità di gestire queste problematiche, soprattutto sul piano della prevenzione, continuano a rappresentare una tragedia quotidiana. Adesso i numeri e i riferimenti percentualistici me li perdo, perché nostri siamo 3,59%. Grazie. Oltre 100 donne uccise ogni anno, mettiamola qui, spesso da partner o ex partner già noti alle autorità. Cioè l'importanza, e questo vale anche per il ragionamento che si faceva sulle modalità di gestione degli abusi sessuali in senso trasversale, quindi nei confronti delle donne, delle consacrate e di tutto ciò che anche nei contesti di vita comunitaria vengono via via a emergere. Quindi ritornando alla questione dei femminicidi, perché mi pare importante concludere con questo aspetto, molte avevano denunciato, molte avevano chiesto aiuto, perché diciamo così i canali sono più consolidati, no? Da quando, grazie ai movimenti femministi, grazie alla sensibilità delle giuriste e dei giuristi in Italia, delle magistrate e dei magistrati, queste questioni stanno avendo una particolare evidenziazione. E molte donne avevano già denunciato, chiesto aiuto, appunto ammonimenti, molte volte inefficaci, o misure cautelari tardive o sul piano della compatibilità assolutamente inconsistenti. In queste omissioni e ritardi, parliamoci chiaramente, si consuma una responsabilità che non è solo morale, come dicevo, ma giuridica. Infatti, di Strasburgo, e qua mi viene in mente un fatto estremamente importante che potete riverificare, la Corte di Strasburgo, perché ne ho fatto riferimento in una gestione di un processo, seppur indirettamente, la Corte di Strasburgo, quindi legata alle responsabilità, alle corresponsabilità
di una sorta di discrasia fra evoluzione relativa, prassi e effetti negativi sulla prevenzione. Dicevo, la Corte di Strasburgo ha già condannato l'Italia in più occasioni per violazione dell'articolo 2, che è il diritto alla vita, e il diritto di trattamenti inumani, che se non ricordo male è il 3 del protocollo. Questo è il punto che deve emergere, deve richiamare la nostra attenzione, che lo Stato ha l'obbligo positivo di proteggere le vittime da minacce conosciute e prevedibili. E questo è il caso Talpis, perché io ne ho fatto riferimento, potete anche andarvelo a ricavare, cerca internet, e il caso Talpis, che se non sbaglio è del 2017, dove la Corte ha censurato l'inerzia delle autorità nel prevenire un femminicidio annunciato che è accaduto in contesti che sono quelli a cui facevo riferimento, che oggi rappresentano un precedente anche per la tutela dei minori vittime di abusi, sul piano appunto della mancanza di considerazione di quei segni univocamente da considerare sul piano della pericolosità o della potenzialità offensiva della persona, come molte volte viene definito dell'offender. Quindi il filo conduttore io credo che sia molto chiaro, sia nella pedofilia cosiddetta clericale, sia nella violenza di genere. La responsabilità dello Stato italiano si radica nella medesima omissione. Va bene, Mario. La effettività delle misure preventive e di protezione, concludo, e in entrambi i casi le norme internazionali ci chiedono di reagire ci chiedono non di reagire agli abusi solamente, ma di prevenirli, coordinarli, denunciarli tempestivamente e di accompagnare le vittime in un percorso di giustizia e di guarigione. Quindi, e concludo veramente, ciò va ripensato tanto nella Chiesa quanto nello Stato, e la cultura della prevenzione e della corresponsabilità lo impone. Non basta quindi un'adesione formale a convenzioni internazionali o addirittura considerarli pregevoli come nel caso della Chiesa, però non sottoscriverli. Serve la traduzione sostanziale dei loro principi in prassi operative, in protocolli, in formazione e in trasparenza. Io ho concluso, provo nuovamente a ricollegarmi. Tranquillo. Allora, qualcuno vuol fare qualche domanda all'avvocato Caligiuri? Non ci sono domande? Allora niente, passerei la parola a questo punto a Tiziana Siletti, che è la garante per i diritti delle vittime di violenza della Regione Basilicata. Prego, Tiziana. Buongiorno a tutti. Innanzitutto io voglio ringraziare Francesco e tutta Rete dell'Abuso perché davvero hanno acceso da anni e continuano ad accendere un faro su queste problematiche. Io, come già anticipato Francesco, sono stata nominata garante per i detenuti, le vittime di reato, la salute e gli anziani della Regione Basilicata nel luglio del 2025. E da subito mi sono messa in contatto con Francesco Zanardi, perché uno dei temi che secondo me, e non solo secondo me, in Italia va perseguito come garanti delle vittime di reato, al momento, come diceva Francesco, siamo solo 4, riguarda proprio le vittime di reato che fanno parte di questi ambiti così delicati. La prima cosa che io voglio dire è che io sono laureata in un'università cattolica, sono una pedagogista giuridica, però la mia prima laurea è in scienze religiose, e per cui conosco bene la scrittura, conosco bene la Bibbia, e non c'è scritto da nessuna parte
che la misericordia di Dio va a coprire quelle che potrebbero essere i falli e le mancanze dell'essere umano, ma anzi è proprio Papa Francesco che nel 2025 dice proprio la pienezza della misericordia è proprio la giustizia di Dio. Per cui quando parliamo di giustizia, è vero, come diceva Francesco e come ha detto anche l'avvocato Caligiuri, che esiste un metro diverso di giustizia tra quelli che sono, quella che è la giustizia che viene diciamo accertata e perpetrata nei tribunali canonici e quella che invece è la giustizia che viene perseguita nei tribunali di noi esseri umani, diciamo così. Essendo anche garante dei detenuti, io lavoro nel mondo delle carceri dal 2016, pensavo proprio a questo. Le carceri italiane hanno delle sezioni specifiche dedicate agli autori di reati come la pedofilia, i maltrattamenti e gli abusi sessuali. Hanno delle sezioni specifiche e hanno dei trattamenti specifici. Ora vorrei che qualcuno mi spiegasse la differenza che c'è tra un uomo comune, fatemi passare il termine, che commette questo tipo di reato e un'autorità spirituale che commette questo tipo di reato. Qual è la differenza? Perché io non la trovo, non l'ho trovata. Sempre in questo documento Papa Francesco dice che appunto la misericordia è la pienezza della giustizia di Dio e, come diceva Francesco Zanardi, il tribunale ecclesiale fa in modo che diciamo ci sia una sorta di come posso dire, Francesco, aiutami, una sorta di perdono e di misericordia nei confronti di chi dell'autorità spirituale che commette questo tipo di reato. Quindi questo tipo di attività restituisce a quest'uomo, che può essere un sacerdote, può essere un laico, può essere un vescovo, un cardinale, parliamo in generale, fa in modo che venga restituita all'autorità spirituale una sorta di misericordia, se parliamo in termini di restituzione spirituale da parte di Dio. Però io a questo punto mi chiedo, e alla vittima chi è che restituisce questa dignità? È un tema così delicato che però apre le strade a tante riflessioni. Perché quando un bambino, un minore, è vittima di un abuso sessuale da parte di un'autorità ecclesiastica o spirituale, non è solo il bambino ad essere vittima di questo tipo eh, di reato, perché lo dobbiamo chiamare con il nome che effettivamente ha, ma è tutta la famiglia e tutta la società che viene toccata. Quando io dal 2016, come vi ho detto prima, ho iniziato a lavorare nelle carceri anche con la sezione nel carcere di Matera degli uomini che avevano commesso avevano commesso reati di pedofilia, abusi o maltrattamenti, non è, non è la regola. Però vi posso garantire che tanti di loro mi dicevano, dottoressa, guardi, io è vero che ho abusato di mio figlio, di mia figlia, di mio nipote, eccetera, però le confesso che a mia volta, quando ero piccolo, sono stato abusato da. Quindi nel momento in cui si commette questo tipo di reato, non è solo il bambino a essere vittima, ma è tutta la sua famiglia, è tutta la comunità ed è tutta la società. E fa bene, ha fatto bene l'avvocato Caligiuri. Oggi pomeriggio noi qui, oggi e domani, abbiamo proprio un convegno sul femminicidio molto importante, organizzato dal Consiglio regionale della Basilicata. Ed è stato bellissimo
il tuo accostamento, avvocato Caligiuri, perché sostanzialmente è quello che vi dicevo adesso. Una persona che è stata abusata diventa, non è, lo ripeto, non è la regola, ma diventa potrebbe, uso il condizionale, diventare una persona violenta, una persona deviata, una persona che comunque creerà problemi prima o poi, perché la ferita, anche se viene sommersa, prima o poi verrà alla luce. Se non si fa, come diceva anche l'avvocato, un percorso di guarigione. Si parla tanto di giustizia riparativa, non mi sembra ad oggi, anche in altri casi, che la Chiesa Cattolica abbia avviato percorsi di giustizia riparativa che ha proprio fondamenti, ha proprio pone le basi nel Vangelo e nel cristianesimo. Faccio solo un cenno e poi chiudo la parentesi perché non è la sede in cui parlarne, ma vi ricordo il caso Claps a Potenza, dove non c'è solo la morte di Elisa Claps, ma scusatemi, intorno c'è tutta una serie di problematiche legate proprio a quella che è stata la parola chiave di questa conferenza che ha usato sia Francesco che l'avvocato Caligiuri, che è l'omertà, il silenzio. In Basilicata, dal report Tolleranza Zero di Rete l'Abuso, abbiamo 15 casi, Francesco correggimi se sbaglio, 8 nella provincia di Matera, 7 nella provincia di Potenza, 15 casi segnalati, 13 sommersi. I protagonisti sono 13 sacerdoti, un laico e uno scout, e con però la grande notizia di avere zero denunce su questi casi. Esatto, Tiziana. Quindi, innanzitutto, sì, è vero che le diocesi hanno messo a disposizione gli sportelli d'ascolto per le vittime di reato, ma è come se io a casa di un papà che ha commesso un reato di pedofilia nei confronti del figlio, invito altri bambini che hanno commesso reati, che hanno subito reati di abusi da parte di altre persone. Va bene, grazie Tiziana. Ecco, Voglio prego, accennare prego. solo un'ultima cosa riguardo anche alla convenzione di Lanzarote che ha citato l'avvocato, la quale dice chiaramente che vanno utilizzate le famose 4P che già l'avvocato ha citato, ma che è importante che si accenda un faro su queste situazioni perché le violenze cioè le violenze su cui porre la luce, porre l'attenzione, devono essere giudicate ovunque siano state commesse e attenzione, questa è una parola chiave della Convenzione di Lanzarote, da chiunque siano state commesse. E questo è quanto. Io vi ringrazio davvero per il lavoro che fate e ringrazio soprattutto tutti coloro che hanno partecipato, permettimelo Francesco, perché non è scontato, No, perché in una nazione dove regna purtroppo, dove regnano silenzio e omertà, non è scontato che ci sia gente che invece vuole accendere i fari. Tra questi ci sono i giornalisti, ci siete voi e io spero che anche i miei colleghi possano aprirsi a un'effettiva collaborazione su questi temi. va Grazie bene. ancora. Grazie a te Tiziana. E allora, siamo in conclusione, vi leggo solo, diciamo, alla fine il dato specifico, quindi diciamo tutti i casi che sono stati, il totale, diciamo, poi avete nel documento ci sono i casi divisi per regione. Allora, parliamo del sommerso, cioè i casi noti o messi alla magistratura sono attualmente di 839 casi. Poi ci sono 6 casi di reo confessi, 61 sono caduti in prescrizione, 20 hanno patteggiato, 8 sono stati archiviati per improcedibilità, a volte non perché il fatto non sussista, ma ci sono spesso
accade che ci sono poche prove perché la magistratura possa procedere, di conseguenza purtroppo anche questo è un altro problema, vengono archiviati. Poi ci sono 9 pregiudicati tra i vari casi, denunciati ne risultano 46, nei denunciati nei 46 ci sono casi, come vedete poi sul sito o anche nel report, molto datati a volte, perché ci sono casi dove si sa della denuncia, si sa che la magistratura si mette in moto, poi sparisce però il caso, non si sa più niente. Poi attualmente ne risultano 51 indagati dalla magistratura, poi abbiamo 27 condannati in primo grado, 14 al momento in secondo e 155 in via definitiva. Vi faccio notare, qua sottolineo che per carità la magistratura, la giustizia italiana funziona sicuramente meglio di quella canonica, tuttavia su 1250 casi, cioè preti e indotto sommato, ne abbiamo solo 155 con una condanna definitiva e direi che sono un po' pochini, almeno a mio avviso. Poi ne abbiamo 6 condannati in sede civile e altrettanti condannati in sede canonica. Il totale è 1250 casi. Abbiamo poi ancora l'ultimo dato, che comunque trovate tutto nel report, dei 1250 casi citati sopra. Questi casi hanno prodotto un totale di 4.623 sopravvissuti, di cui 4.395 da sacerdoti, 9 da suore, 54 da scout, 91 da catechisti e 74 da laici. Tra i 4.623 sopravvissuti contiamo 515 donne, 4.108 uomini, 5 sono suore, 11 sono persone con disabilità, 156 di questi sono adulti vulnerabili. Risultano di età inferiore ai 18 anni 4.451 vittime. Io avrei concluso, se qualcuno vuole ancora intervenire, dire qualcosa, Caligiuri, io ti vedo adesso, se riuscite a entrare, capisco. Altrimenti chiuderei qui, ecco. Va bene, Francesco, posso farti prego, l'ultima? Francesco, prego. Scusa, sempre sui dati, quando parliamo di appunto denunce a partire dal 2020, ovviamente voi non sapete il time frame, cioè a quanto risalgono i dati, cioè qual è l'arco temporale di tutti questi casi. Sì, Guarda, no, ti dico la no, verità, non l'abbiamo ok. fatto in realtà è un dato che possiamo tirare fuori dalla database anche abbastanza facilmente, non lo avevamo pensato. Generalmente, ripeto, quando siamo, vai a vedere la fascia del sommerso, che poi sono quei casi Mhm. appunto non prescritti, già lì ti dicono che almeno sono 20 anni. Ok, ok. Va bene, Ludovico Eugenio, volevi dire qualcosa? una cosa, volevo Ecco. chiederti. Allora, la settimana scorsa la Pontificia Commissione Tutela Minori, spero che tu non abbia già trattato questa cosa perché purtroppo ho avuto qualche problema di connessione. Te ne Ok, ringrazio, me ne sono allora la Pontificia dimenticato. Commissione Tutela Minori ha pubblicato il suo secondo rapporto annuale e quest'anno c'è, insomma, una parte non indifferente, non irrilevante del rapporto è dedicato all'Italia. E la critica che la Pontificia Commissione muove all'Italia, alla sua lentezza e soprattutto alla sua resistenza culturale, è molto forte. Poi c'è tutta un'analisi anche delle singole regioni. Magari non sarà sempre un'analisi, diciamo, condotta su dati aggiornatissimi, eccetera, eccetera, però il dato rilevante che voglio sottolineare è proprio questa critica sistemica alla lotta agli abusi condotta dalla CEI. Allora, varie sono le sfumature di questa critica, vanno dalla insufficienza
di strumenti, all'utilizzo non corretto di strumenti. Ad esempio, una cosa che mi ha colpito molto è che si invita nelle raccomandazioni, sono 15 raccomandazioni, a impiegare personale nei centri d'ascolto che sia a tempo pieno, che faccia quello e non faccia altre cose nel frattempo e non lo faccia nei tempi residuali. Quindi come dire, è un'accusa anche molto strutturale, no? Del tipo di risorse che vengono impiegate quando abbiamo visto nella terza rilevazione presentata quest'anno dalla CEI, si continuano a presentare queste attività di formazione e anche di, come dire, no? Cioè, il fatto che i centri d'ascolto siano diffusi capillarmente. Il piccolo particolare che nella terza rilevazione si evita bene di mettere in evidenza è che è vero che su un piano quinquennale dal 2020, per esempio, i centri d'ascolto sono aumentati, è ovvio, dall'inizio sono aumentati, ma per esempio dal 2022 sono già calati, c'è un calo di 15% su 2 anni. Quindi erano 108, sono 103, beh, sono ancora meno, insomma, tutti abbiamo modo di verificare sui report questi dati, cioè c'è già una flessione anche della formazione. Allora, è evidente che l'italiana funziona poco, non funziona male, forse è stata mal concepita, la diocesi di Bolzano ha adottato tutta un'altra strategia e rimarrà sola prevedibilmente, non avrà seguito. Hai un messaggio per il cardinale Zuppi in tutta questa vicenda? Io? Dice a me? Ah, io Sì, ho... dico a te, cioè, a fronte di questa situazione, ma io sì, anche tenendo conto di questo rimprovero, no, della Pontificia Commissione, volevo capire se, sì, quello ho ecco, dimenticato, mi è saltato il se anche... passaggio. Ho sentito Zuppi in materia, io Zuppi anche con l'avvocato Caligiuri l'ho incontrato 8-9 volte, adesso non ricordo, qualche volta appunto è stato con me, è venuto anche l'avvocato Caligiuri, non c'è stato, diciamo sì, c'è stato l'incontro, c'è stato il dialogo, di fatto diciamo che non siamo ancora a un punto di partenza, il che ho scritto a Don Matteo su WhatsApp, ci siamo sentiti velocemente così, dicendogli che avevo appreso del report della Pontificia Commissione e gli ho detto, vede che non sono molto lontani da quello che diciamo noi, anzi è condivisibile. E qui, Don Matteo, bisogna che ci tiriamo sulle maniche perché eh, io ricordo nel 2022 Zuppi iniziò, ci prenderemo le botte che dobbiamo prenderci anche le nostre responsabilità, ma qua mi sa che le botte continuano a prendere le noi vittime, mi ci metto anch'io che sono sopravvissuto e insomma la CEI ne sta di fatto uscendo bene, ma non tanto che voglio che ne esca male. Purtroppo non c'è niente di concreto per le vittime, soprattutto, anzi veniamo taciuti e anche il fatto di questo risultato, che è vero, condivisibile, è quello che pensiamo noi. Il risultato lo dico che è uscito dalla Commissione Pontificia, beh, sottolinea una grave carenza, non aver ascoltato 15 anni le vittime, perché 15 anni fa già dicevamo queste cose. Quindi ecco, posso commentarti così.